Ciao a tutti cari amici del Capricorno, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche per il periodo della primavera. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, vi consiglio di ascoltare anche il vostro ascendente e il vostro segno lunare. Bene. Mostrami Capricorno, tendenze grazie. Wow, Capricorno, abbiamo la carta degli amanti. Allora, gli amanti, parla di quello che è una relazione, molto probabilmente, quindi per qualcuno si può parlare, di quello che è un periodo, insomma, dove sboccia l'amore. Può parlare di quello che è una sorta di equilibrio in una relazione che magari è già, in essere, quindi, se avete un partner parla di un amore reciproco proprio. Oppure per qualcuno potrebbe far riferimento al fatto che si è davanti, ad una scelta. Andiamo a vedere nello specifico perché ci sono gli amanti, l'imperatrice al contrario, la regina di bastoni al contrario, il 4 di bastoni al contrario, il 10 di coppe. Sì, diciamo che 6 di bastoni. Diciamo che sento che il periodo della primavera inizia con un'energia un po' contratta in effetti, dove probabilmente c'è quello che è una perdita di potere personale o quello che potrebbe essere un qualche tipo di, perdita di potere all'interno di una casa, all'interno di un contratto. È come se ci fosse l'imperatrice al contrario mi parla proprio di quello che è un'energia che invece che espandersi si contrae, un po' non dico, che si chiude dentro, però è un blocco all'espansione, comunque un qualche cosa che non prende forma, okay? E un po' anche, l'energia della regina di bastoni al contrario, mi fa pensare che qualcuno qui non si senta nel proprio potere personale insomma, o, potrebbe anche far riferimento al fatto che qualcuno abbia un po' perso la passione per quello che riguarda magari una situazione, un contratto, un accordo, una casa, un'unione, okay? Abbiamo poi anche il 10 di coppe, e potrebbe essere che diciamo, all'inizio di questo periodo ci sia quello che è guardate in realtà sono 2 carte contrastanti, perché questa mi parla di sì, mi dicono ufficializzazione. È come se qui non ci fosse l'ufficializzazione all'interno di un rapporto, di una relazione, romantica o lavorativa, è uguale, però sì che c'è quello che è una stabilità, c'è comunque una sorta di appagamento in quest'unione, okay? Abbiamo poi anche il 6 di bastoni, il 10 di bastoni, il Papa e il Sole. E qui sento che, per raggiungere diciamo che verso maggio, fine aprile così, inizio maggio, diciamo che c'è quello che potrebbe essere per qualcuno una presa di coscienza, potrebbe essere il fatto che si decide comunque con questo 10 di bastoni di lasciarsi indietro determinati pesi, determinate responsabilità. Sento che comunque, avete voglia di star bene, avete voglia di, diciamo così, girare quest'imperatrice, no, quindi di andare verso l'espansione, verso quello che è l'abbondanza. Per qualcuno potrebbe essere verso quello che è la maternità, okay? Però c'è qualche cosa che ancora probabilmente in questa zona della lettura non viene ufficializza è come se, non ci fossero guardate, mi parlano di moglie, quindi potrebbe essere che qui c'è qualcuno che non si sente, diciamo, riconosciuto all'interno della coppia, a meno che non ci sia quello che è un'ufficializzazione, un andare a convivere, un diventare mamma o comunque ognuno la applichi alla propria realtà di vita. Però sento che, ripeto, il 10 di coppe mi parla di quello che è una sorta di appagamento, comunque c'è anche il 6 di bastoni, quindi è una fase, nonostante questa apparente, se vogliamo, che poi non è così apparente, però, ehm,
stato di disagio, okay, comunque sento che per qualcuno c'è quello che è un appagamento di tipo emotivo. I 10 in realtà parlano anche di quelle che sono i gli inizi, la fine dei cicli e gli inizi e giustamente gli amanti parlano di scelta, quindi potrebbe essere che per qualcuno si tratta, di definire un prima e un dopo della vostra vita. Il 10 di bastoni, il Papa e il Sole mi fanno pensare al fatto che qualcuno qui abbia bisogno di, lasciarsi indietro un qualche tipo di responsabilità, un qualche tipo di peso, che magari potrebbe essere anche riferito a questa zona della lettura, per riuscire a fare il salto di qualità, non il salto di fede, perché comunque dopo abbiamo un Papa e abbiamo anche il Sole. Quindi il Papa di nuovo, mi parla di quello che è, l'ufficializzazione, quindi se qui avevamo il 4 di bastoni che era il contrario, parlava di quello che non era all'inizio del periodo, sento che a metà periodo molto probabilmente c'è questa sorta di ufficializzazione, che magari non è la firma di un contratto, ma è un accordo, però è già comunque un qualche cosa che definisce di più. E da lì poi, il sole. Quindi la carta del sole è una carta di espansione, è una carta di riuscita, è una carta di gioia, di allegria, è una carta di amicizia anche. Quindi sento che potrebbe far riferimento proprio a quello che è o il trovare una sorta di appoggio in qualche tipo di amico o, visto che c'è anche il Papa, trovare quello che è una propria espansione personale o una propria elevazione, diciamo, a livello di coscienza, no, cioè più si alza la coscienza, più ci si espande, più si alza la coscienza. L'ultima parte del periodo abbiamo un bellissimo principe di coppe stavo dicendo, principe sarebbe il fante, cavallo di coppe, un 10 di, spade, abbiamo un 9 di spade al contrario, e la sacerdotessa un 6 di coppe. Guardate, per qualcuno si può trattare di qualche anima gemella, perché abbiamo più carte che fanno riferimento a quel tipo di energia. Sento che, diciamo, verso la fine della primavera potrebbero risvegliarsi, mhmm, così, certi sogni, certi desideri, certe insomma, sento che per qualcuno si tratta di allora il cavaliere di coppe potrebbe rappresentare una persona di interesse o la vostra persona di interesse degli amanti e sento che qui, guardate avete 2 10 uno sotto l'altro, senza contare questo. È come se qualcuno qui prendesse distanza. Già qui è come se ci fosse una prima diciamo, un primo rodaggio a livello di distanza, ma sento che è più sì, per qualcuno una distanza di tipo fisico, sento che qualcuno andrà a dormire da qualche altra parte, insomma. Ehm, è come se fosse un rapporto un po' così, un po' perché gli amanti mi parlano, è vero, di armonia, però in questa zona della lettura, ripeto, non lo sento. La sento a intermittenza, se ve la devo dire tutta, okay, a livello di periodo, a settimane alterne, come vi posso dire. A volte sì, a volte no, a volte, vi sentite in equilibrio, a volte, sentite che avete tutto sopra le vostre spalle, altre volte invece magari vi sentite pieni di gioia, di entusiasmo, altre volte magari c'è quel romanticismo, altre volte no. Quindi, la sento un po' così questa lettura. Quello che sì, posso dirvi è che, con i 10 di spade è come se ci fosse la fine di un qualche ciclo di sofferenza, okay, e anche il 9 di, spade che di solito parla di quelli che sono i pensieri, le ansie, le preoccupazioni, essendo al contrario, sento proprio che tutta questa sfera mentale, diciamo, delle spade viene lasciata indietro. E quello che sì sento è che ci si focali io sento che molte persone riusciranno, per certi versi a guarire quello che è il bambino interiore, okay, ci sarà una sorta di, uhm, aumento della percezione, aumento dell'ascolto di se stessi. Sento che molte persone svilupperanno quello che è l'intuizione, si focalizzeranno probabilmente su qualche altro tipo di sogno, di obiettivo. Però ecco, diciamo che se l'inizio del periodo è un po' tribulato, è un po' sottotono direi, diciamo che è come se le cose non fossero come voi le vorreste, no,
Diciamo che verso metà periodo ci sarà una sorta di presa di consapevolezza del perché le cose erano così o sono così, e poi alla fine del periodo io sento che lascerete indietro certi discorsi che magari poi non servono più neanche a livello di evoluzione della coppia. Per qualcuno potrebbe essere il fatto di lasciarsi indietro, il cavaliere di coppe, okay, quindi c'è qualcuno qui che non ne può più e vuole andare avanti per la propria strada, okay, e perseguire i propri sogni. Andiamo a vedere Capricorno un messaggio da parte delle Fatine per chiudere. Ok, abbiamo rivelazione, e qui la Fatina sta studiando, quindi lo metto qui vicino al Papa perché mi parla un po' di quella presa di consapevolezza di cui parlavamo prima. Equanimità, e quindi qui parla un po' di quello che è l'essere equi, l'essere anche un po' bilanciati tra, divino maschile e divino femminile, tra quello che è la ricettività e quello che è l'azione. E poi abbiamo riflessione che, guardate, la metto qui vicino alla papessa, perché fondamentalmente è un po' quello che porta a fare questa energia, quindi a riflettere, a pensare, è un'energia molto, molto introspettiva, okay? Bene, cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi possa essere utile. Io vi ringrazio per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.